Ciao amici, bentornati su Celebrita dalla Turchia. Oggi vi portiamo dietro le quinte di un momento che ha stregato i fan e mandato in tilt i media. Dopo mesi di mormorii, supposizioni e teorie sempre più ardite su una relazione che molti giuravano essere già approdata a nozze segrete, Özge Yağız ha finalmente parlato. Il palcoscenico di questa scena? Un grande aeroporto internazionale, con corridoi che di solito scorrono silenziosi e lucidi, improvvisamente trasformati in un vortice di flash, domande e passi affrettati. Quando Özge è apparsa, semplice e impeccabile, con un'eleganza che sembrava apposta scelta per non urlare niente e, proprio per questo, dire tutto, la calma apparente del terminal si è dissolta. I paparazzi hanno circondato gli ingressi, i giornalisti hanno allungato i microfoni, e ogni gesto di lei è diventato una risposta potenziale, o almeno così speravano tutti. Per mesi Özge era rimasta in disparte, proteggendo la propria serenità e lasciando che l'eco delle congetture si consumasse da sola. Ogni sua uscita solitaria, ogni immagine rubata a un caffè, ogni frase criptica a fine intervista erano state scomposte, analizzate, riassemblate da milioni di occhi. La narrazione che correva in rete parlava di un'unione già celebrata, di un segreto custodito con cura, di un progetto che solo chi vive davvero l'amore può permettersi di tenere lontano dal rumore. E al centro di tutto, sempre lui, Gökberk Demirci. Due nomi, una storia, e attorno una nebbia dolce di mistero. Poi, oggi. Özge ha camminato tra quel mare di sguardi mantenendo una padronanza quasi teatrale, come chi conosce il proprio ruolo e sa quando fermarsi, quando è il momento di concedere una battuta e quando invece il silenzio dice più di 100 confessioni. Sul volto, un sorriso lieve, talmente leggero da sembrarne un riflesso, gentile, controllato, un filo teso tra la grazia e la cautela. Gli obiettivi delle macchine hanno crepitato senza sosta quando la prima voce, netta e impudente, ha rotto l'aria sospesa. È vero che ti sei sposata con Gökberk Demirci? Niente giri di parole, niente preamboli. La domanda che ardeva sui social da settimane era stata finalmente pronunciata ad alta voce, davanti a lei, davanti a tutti. Ci si sarebbe aspettati la solita ritirata elegante, una frase fatta, un sorriso e via. Invece Özge, pur senza tradire la compostezza, ha esitato per un istante. Un respiro trattenuto, un impercettibile lampeggiare negli occhi. Poi ha pronunciato parole che hanno valso più di un comunicato ufficiale. Per mesi sono rimasta in silenzio. Ognuno ha scritto la propria versione, ma almeno questo posso dirlo, nella mia vita nulla accade all'insaputa di me. Le sue parole, come un velo posato con precisione, hanno coperto e insieme scoperto. Hanno riconosciuto le voci, hanno accarezzato l'idea del troppo e dell'oltre, ma soprattutto hanno ristabilito un principio: la sua storia è sua, e se deve essere raccontata, sarà lei a scegliere come e quando. Subito dopo, il fiume delle domande è diventato un torrente. La vostra relazione continua? Avete viaggiato insieme all'estero? Cosa vi aspetta nelle prossime settimane? Nel pieno del caos, la sua voce è rimasta ferma, calda e misurata. So che tutti sono curiosi, ma a volte è meglio lasciare che le cose seguano il loro corso naturale. Il mio cuore e la mia vita sono in un posto molto buono, il resto lo vedrete presto. Una frase che non svela dettagli, ma li promette. Un invito a stare a guardare, con pazienza, come si fa con i racconti che valgono il tempo di chi ascolta. I corridoi dell'aeroporto si sono fatti eco di quelle frasi mentre, oltre le porte scorrevoli, l'aria di città ribolliva. I social si sono accesissimi in pochi minuti. Parole come "ha parlato davvero" e "sorpresa in aeroporto" hanno cominciato a dominare le discussioni, e ogni microespressione del volto di Özge è stata montata e rimontata in sequenze infinite. Alcuni hanno giurato di leggerci una conferma, altri hanno visto l'orma pulita di una strategia. E c'è stato chi ha detto che la vera notizia, finalmente, è questa: la storia non si lascia più raccontare dai rumor, ma dalla voce di chi la vive. A dare ulteriore luce a questo quadro, hanno pesato anche le parole recenti di Gökberk Demirci. Poche, ma nette. Non voglio parlare della mia vita privata, ma sono felice. Una dichiarazione che,
come una cornice sottile, ha definito senza imprigionare, aggiungendo un livello di senso a tutto il resto. Non c'era smentita, non c'era clamore, c'era soltanto una calma irremovibile, quella che viene quando si sa dove si sta andando e con chi. Insieme, quelle due voci hanno composto una partitura nuova, discrezione, fermezza e un'intimità che preferisce la luce piena di un gesto al rumore di 1000 parole. Nel frattempo, da una fonte vicina a Osge è trapelato un sussurro che ha fatto sobbalzare gli appassionati. Sembra che lei stia preparando trasformazioni importanti, sia personali che professionali. Non improvvisa, non si lascia trascinare, pianifica. Sceglie i tempi e i modi. Protegge ciò che la rende felice come si protegge una fiamma quando c'è vento, con mani ferme e cuore attento. Il passaggio in aeroporto, così apparentemente quotidiano, potrebbe essere molto più che una coincidenza. Un atto simbolico. Un segnalibro in mezzo a un capitolo che si sta per chiudere, o per aprire definitivamente. Un annuncio non detto, un invito a leggere tra le righe. La domanda che brucia ora è la stessa che ha attraversato le prime ore dopo quelle immagini. Conferma di matrimonio? Abile deviazione? Preludio di una rivelazione orchestrata? Ciò che resta sul tavolo è una certezza sottile. Osge ha ridisegnato le regole. Ha preso mesi di speculazioni e li ha trasformati in una strategia. Ha ricordato a tutti che il silenzio, quando si decide di romperlo, può diventare la parola più potente di tutte. E lo ha fatto senza perdere la sua grazia, senza rinunciare alla gentilezza, con quella delicatezza che l'ha sempre resa un riferimento per chi crede che la celebrazione dell'amore non debba per forza essere un fuoco d'artificio in piazza. Di fronte a questo, i fan si sono divisi in scuole di pensiero. C'è chi ha letto nel sorriso di lei una promessa piena, quasi un patto segreto con chi da tempo li segue. C'è chi ha notato come la mano sinistra di Osge sia rimasta sempre coperta dal polsino morbido del suo cappotto, e non ha potuto non chiedersi se fosse voluto, se fosse una maniera di proteggere un simbolo, oppure solo una casualità in un giorno freddo. C'è chi, ascoltando e riascoltando Il mio cuore è in un posto molto buono, ha sentito la vibrazione di una felicità adulta, solida, una felicità che non ha bisogno di alzare la voce per farsi rispettare. Lo stesso sguardo vigile si è posato su Gökberk. Le sue apparizioni recenti sono state sobrie, sempre affabili, sempre pronte a spostare i riflettori sul lavoro, sui progetti, sul presente creativo. Ma quella frase, sono felice, detta con sobrietà, ha avuto il peso specifico delle affermazioni che non cercano di convincere, si limitano a constatare. Chi lo conosce da anni sa che quando evita il melodramma è perché preferisce la verità che si rafforza con i fatti. E i fatti, a sentire chi li ha incrociati negli ultimi tempi, parlano di due persone che hanno imparato a vivere la propria storia senza il bisogno di renderla spettacolo. Eppure, niente in questa vicenda è banale. Non lo è stato l'inizio, fatto di attese e sguardi rubati. Non lo è adesso, con 1000 microdettagli a costruire un mosaico. Persino l'aeroporto scelto, quello di oggi, ha la sua suggestione. Internazionale, spazio neutro per eccellenza, luogo di partenze e ritorni, frontiera fra ciò che si saluta e ciò che si ritrova. Un palcoscenico ideale per dire senza dire, per avanzare di un passo mantenendo la misura. C'è chi giura di averli visti in fila a un check-in qualche giorno fa. C'è chi sostiene che la loro rotta sia stata la stessa, anche se con orari diversi. Nessuna conferma, nessuna smentita. Intanto, il racconto cresce, si muove, respira. Se questo sia l'annuncio di un sì già pronunciato o la costruzione lenta e consapevole di un sì da pronunciare quando sarà il momento, resta un mistero. E forse è proprio questo il punto. Chi cercava un titolo facile oggi si è ritrovato per le mani una storia più complessa e, per questo, più vera. Osge non si è sottratta, ma non si è nemmeno consegnata. Ha dato risposte che chiedono di essere ascoltate nella loro interezza, con la pazienza di chi sa che le cose preziose crescono senza fretta. Una scelta che somiglia alla loro immagine pubblica, sobria, essenziale, puntuale, capace di accendere emozioni senza invocare scandali. Mentre il video della scena occupa ancora i telefoni e le home, spostandosi da chat a chat, da bacheca a bacheca,
un dato rimane più forte degli altri. Nel momento in cui ha deciso di parlare, Özge ha ripreso in mano la penna del proprio racconto. L'ha fatto con attenzione, spostando il discorso dall'urgenza della curiosità al valore della cura. Perché non si tratta solo di segreti, ma di protezione. Non soltanto di smentire o confermare, ma di difendere uno spazio di serenità in cui due persone possano essere se stesse. Questo è il filo che, a guardarlo bene, lega tutte le frasi che abbiamo ascoltato oggi. E allora, in attesa di quello che verrà, resta l'immagine di lei che attraversa il terminal con passo sicuro, e le porte che si aprono scivolando come quinte sul palcoscenico. Resta il controcanto di lui, a distanza, ma vicino nella sostanza, con quella dichiarazione breve e piena. Resta un pubblico che, abituato a strappar parole, oggi si è fermato a considerare il valore del tempo. E resta una consapevolezza lucida: qualsiasi cosa stia nascendo, qualsiasi cosa sia già nata, merita il rispetto che lei stessa chiede. Grazie per aver vissuto con noi questo momento, per ogni analisi, ogni sguardo, ogni emozione. Vogliamo sapere che cosa pensate. Credete che Özge abbia, in fondo, confermato un matrimonio già celebrato con Gökberk, o ha costruito una deviazione elegante per tenere al sicuro ciò che ama? Vi suona come un preludio calcolato a un annuncio imminente, o come l'affermazione definitiva del diritto al silenzio? Scrivetecelo, raccontateci la vostra lettura, perché queste storie esistono anche nel modo in cui le condividiamo. E, naturalmente, restate connessi a Celebrita dalla Turchia per non perdere nessun passaggio da qui in avanti. Noi saremo qui, giorno dopo giorno, a seguire con rispetto e curiosità ogni sviluppo, a distinguere il rumore dalle parole, ad accompagnarvi nelle attese e nelle scoperte. Iscrivetevi, lasciate un like e attivate la campanella, così da non perdere i prossimi aggiornamenti dal mondo dello spettacolo turco. Perché quando la voce giusta parla al momento giusto, il resto, davvero, lo si vede presto.